Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Oggi vi leggerò la spiegazione che il Signore Gesù Cristo ha dato ai Suoi discepoli 2000 anni fa in merito al processo di creazione delle cose nel mondo materiale e il ruolo dei pensieri in tale processo. Il testo è estratto dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 4, capitolo 102, dettato dal Signore Gesù Cristo al mistico Jacob Lorber. Il libro lo troverete gratuitamente sul sito www.legamedelcielo.it. Dice il Signore Gesù: Io vi ho già mostrato come ciascuno debba procedere sulla via della legge se vuole pervenire alla libertà e all'indipendenza del proprio essere e della propria vita. Se però è in vigore una legge che viene data all'uomo come dall'esterno, allora deve pur esserci nell'uomo anche uno stimolo a trasgredire questa legge, anche se solo momentaneamente, con maggiore facilità e piacere che non ad osservarla in modo rigorosissimo. Così dunque, prima di ogni creazione materiale, io ho chiamato all'esistenza degli spiriti, cosa che io vi ho già dimostrato in modo che voi avete dovuto comprenderla. Infatti, voi stessi osservate tuttora esattamente lo stesso ordine quando create qualcosa. Anzitutto, voi concepite ogni genere di pensieri e poi da questi costruite delle idee e forme. Ma quando dai pensieri e dalle idee avete sviluppato una determinata forma, allora questa forma, perché rimanga, viene circoscritta in un involucro mediante la volontà. Da questo momento in poi, essa rimane assolutamente indistruttibile in uno stato spirituale e voi potete rappresentarvela alla mente ad ogni istante. Basta che lo vogliate. Quanto più a lungo però contemplate un'idea così costituita e già formalmente esistente in voi, tanto più vi sentite portati a simpatizzare con questa idea spiritualmente circoscritta. Detto in una sola parola, in voi si desta amore per questa forma spirituale. Ma questo amore aumenta e infiamma il vostro cuore e per l'influsso del calore vitale e della luce che irradia dalla fiamma d'amore, l'idea, che ora assume già una forma continuamente più concreta e precisa, si sviluppa sempre più in se stessa, si perfeziona e si abbellisce, e dal suo perfezionarsi sempre maggiore si cominciano a rivelare utilità di ogni genere, così che in voi va maturandosi la decisione di tradurre nella realtà esteriore l'idea sempre più sviluppata. Da principio voi tracciate sulla pergamena dei disegni, e ciò finché il disegno abbia acquistato la piena somiglianza con l'immagine spirituale in voi già sviluppata. Quando poi avete rilevato la perfetta armonia esistente fra il disegno e l'immagine spirituale in voi, allora vi consultate con degli esperti sul modo in cui questa potrebbe venire tradotta nella realtà materiale. E gli esperti cominciano a riflettere, si familiarizzano ben presto con l'idea loro esposta e finiscono col dire: per realizzare tale cosa ci occorre questo e quello. Il lavoro durerà un paio d'anni e verrà a costare tanto e tanto. Voi stipulate poi un contratto, si dà mano all'opera ed in circa 2 anni la vostra idea vi sta dinanzi compiuta ed essa è oggetto di ammirazione e di utilità per voi e per altre migliaia di persone. Ecco, in tal modo voi create le vostre case, i vostri utensili, città, castelli, navi e migliaia di altre cose ancora. Ma non altrimenti faccio io quando creo i cieli,
i mondi e tutto ciò che questi comprendono e portano. Certamente, per la creazione di un mondo si richiede più tempo di quanto ne richiediate voi per edificare una capanna o una casa o per costruire altri oggetti, perché dinanzi a voi il materiale è già pronto, mentre io devo invece creare prima la materia, traendola dall'immutabilissima fermezza della mia volontà. È vero che io potrei formare una materia anche istantaneamente, anzi, potrei chiamare in vita in un momento un'intera legione di mondi, ma difficilmente un simile mondo avrebbe una consistenza durevole, appunto perché prima esso è stato troppo poco nutrito da me per raggiungere la sua piena maturità. Quando invece una grande concezione mondiale è stata una volta maturata e nutrita a dovere in me, grazie al mio amore e alla mia sapienza, allora essa acquisterà anche di più in intensità e diverrà con ciò sempre più consistente e duratura. Non succede appunto la stessa cosa anche a voi, nonostante abbiate a che fare con la materia già pronta? Una casetta che vi siete fabbricati in una sola giornata, sotto la spinta della necessità, è certo che non sfiderà né le centinaia, né meno ancora le migliaia di anni. Ma quando invece si tratta di fabbricati di cui avete fatto maturare pienamente e per più lungo tempo l'idea formata in voi, e dove solo in seguito al riflettere su tale idea vi siete fatti un concetto sempre più in chiaro di tutto quanto si richiede per tradurre una simile forma ideale in opera possibilmente duratura e perfettissima, allora anche voi potrete mettere assieme qualcosa di duraturo come lo sono le piramidi, le quali quasi da 2000 anni sfidano tutti gli uragani e potranno ancora resistervi per più di 4 volte questo periodo di tempo, salvo qualche piccolo deterioramento esteriore dovuto alle intemperie. Se gli antichi faraoni non avessero riflettuto abbastanza prima di costruire tali monumenti destinati alla conservazione delle loro arti segrete e delle loro scienze, così da renderli inattaccabili all'azione delle decine di secoli, allora essi non starebbero più là dove sono, a testimonianza dell'antichissima arte architettonica. Però, considerando che l'idea, una volta concepita e sviluppata a piena norma, quei costruttori l'hanno nutrita per lunghi anni e l'hanno così portata a maturazione. È certo ben comprensibile perché la loro idea tradotta in realtà materiale riempia ancora oggi il viandante di meraviglia. Certo, più tardi gli uomini impararono a pensare molto rapidamente e poterono sviluppare velocemente un'idea dalla totalità dei loro pensieri, idea talvolta perfino complicata, ma che per lo più veniva attuata. Essendo stato però lo sviluppo dell'idea facile e rapido, essa poteva anche venire attuata facilmente e rapidamente, però anche l'opera stessa risultava perciò una cosa leggera e facile, ed era di scarsa durata a causa della insufficiente maturazione all'idea. In breve, tutto il facile rimane fragile, tutto il difficile rimane duraturo. Grazie per l'attenzione. Se siete interessati a conoscere gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati i prossimi post. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.